Ragazzi, nuovo buongiorno. Oggi siamo a Lubecca, questo è l'hotel Herrenhof, preparatissima, a pochissimi chilometri dall'uscita dell'autostrada e soprattutto a 2 chilometri 700 metri, ragazzi. Sì, quindi non chilometri. E a 2 chilometri dal centro di Lubecca. Comodissimo, ha il parcheggio dietro che adesso vi mostreremo. Per la moto, per camera la moto. piccolissima ma comunque confortevole. Sì. Il prezzo te lo ricordi? Sui 90, 80. no, 87? Controlliamo. Controlleremo, però comunque ci giriamo intorno a questa cifra. Andremo in mattinata a visitare la città che è stata quartier generale della Lega Anseatica. Questa volta in moto perché almeno facciamo riposare la moglie. Sì. Che i primi 3 giorni sono stati molto impegnativi. Piuttosto tosti per me. E Anche perché poi ci aspettano 550 km per il punto più a nord della Danimarca. che poi ci traghetterà in Norvegia. I ciubetti sono pronti, eccoli là. Perché Questa ieri- mattina abbiamo messo le imbottiture Sì, interne. sia nel mio caso sia nel giubbino che nei pantaloni, perché ieri arrivando era abbastanza fresco, la temperatura ha subito un cambiamento repentino, speravamo in un cambiamento intermedio, invece è stato un po' più veloce, va bene così. Comunque, la prima volta che li testiamo, quindi testeremo anche le imbottiture che non sono predisposte soprattutto per il freddo, ma servono soprattutto Per il mantenimento termico. Esatto. Poi Comunque, vi faremo sapere. ricordiamo che siamo nella parte del Mar Baltico, quindi nella parte orientale della Germania. È una parte che loro definiscono, per quanto riguarda la Costa Azzurra tedesca, ed è la costa dove si possono trovare i classici divanetti in vimini col tettino. Loro sono però preparatissimi a questo tipo di cambiamento repentino. Noi meno, ma ci stiamo abituando. Anche perché da noi ci hanno detto Previsti 40 gradi in settimana, quindi anche da voi che guardate. andiamo. Andiamo. Check out. Questo è l'esterno dell'hotel, le case iniziano a cambiare, i tetti molto spioventi, si capisce che stiamo andando a nord. Correggiamo il prezzo della stanza 98 euro, compreso il parcheggio per la moto. Ho imparato la seconda parola, danke, thank you, o grazie, oppure auf Wiedersehen, che avevo già imparato. Arrivederci. Siamo a 2 parole. Questo è l'ingresso alla strada principale, questa è la strada e il parcheggio per la moto si trova là in fondo. Adesso vi portiamo. Eccola là! Ecco, onestamente, quando tu la vedi la mattina, Ishklan, sei vecchia ma comunque bella, come la moglie. Vero. Vero che Comunque sei bella tu? non lo so, vecchietta. Ora però devi fare la brava dopo i complimenti e partire al primo colpo. Vai, a te l'onore. Da lei è una certezza, io un po' meno. Usciamo dal garage dell'hotel, dal parcheggio, scusate, dell'hotel. Questo è il tempo, il nuvolone che ci accompagna, che ogni tanto spruzza qualche gocciolina d'acqua, giusto per ricordarti che sei al nord della Germania. Quella signorina sorrideva a Francesco, vabbè. Tra l'altro anche bella, aggiunge lui. Sicuramente aveva buon gusto. Beh certo, aveva buon gusto come tua moglie, quindi tua moglie non ha nulla di meno di lei. I complimenti bisogna sempre farseli da soli, sempre. Certo, soprattutto quando c'è un altro individuo da sfidare. Immessi in strada, dovremmo percorrere 1,5 chilometri. Lubecca è ormai una grossa cittadina di provincia. Se si pensa al suo passato fa impressione perché era paragonabile o allo stesso livello di Amburgo. Adesso è una città di provincia più tranquilla ma piuttosto dinamica. Eccola la porta feudale che faceva entrare nella città di Lubecca, che è rimasta come unico esempio della cinta muraria della città. Infatti da qui si entra nell'Alstadt, cioè nel centro della città. Francesco diceva che il meteo è variabile in maniera non repentina, assolutamente repentina, nel senso che varia continuamente da minuto a minuto. Siamo entrati dalla porta del Stentor, odore di burger grill, dice Francesco, solito maiale della situazione. Sì, pienissima
pienissima di locali, pienissima di gente, di negozi. È un fermento, probabilmente dal tempo della Lega Hanseatica. Willy Brandt, la casa di Willy Brandt, che è stato uno dei tanti premi Nobel vissuti qui a Lubecca. Bellissima Lubecca, belle le facciate delle costruzioni tipiche di questa zona. Questo è il canale che va verso il mare. Ecco la prima panoramica che abbiamo con le guglie che si intravedono e che vengono proprio chiamate la corona di Lubecca. Are you a motorbiker? Ich war's mal, okay? Ok. No, no. Nee. No. Der Intruder hatte ich mal eine Suzuki, eine 1400, okay? Ok. Thank you. Danke. Un punk degli anni 90 mi sembrava, con qualche gallone di birra in circolo, dice Francesco. Molto piacevole, forse da passarci un giorno in più. Ora lasciamo questo fermento, tantissima gente, per andare in moto in spiaggia. Ci proviamo, dai, nord della Danimarca, si parte 500 km e tu non devi battere ciglio, ok? Ok. Lasciamo Lubecca, prendiamo l'autostrada A1 direzione Rostock da Amburgo, ma noi andremo a Hirtshals, Danimarca. Could be a part of something new if we only stand together now. We know just what to do, and every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there, and I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. Allora, abbiamo deciso di uscire a Flensburg per mangiare qualcosa, vediamo, un localino proprio vicino all'uscita. E mettere anche benzina perché costa meno rispetto all'autostrada, come da noi d'altronde. Abbiamo deciso di evitare il centro ma di dirigerci verso la zona del mare, Mar Baltico. Sì, Fra dice costeggeremo tutta quella piccola insenatura per poi riprendere la strada. Ecco il mare. È carina, proprio carina. Irish pub. Questo è grande, per esempio ci avrebbe anche uno spazio. Sì, il ristorante Pizzeria Italia. Qui che c'è? Ah, era quello dopo. Posticino qua a Flensburg ho trovato proprio il lungomare, carinissimo, e ci hanno chiesto Sì, per la prima volta lungo il viaggio ci hanno chiesto di compilare una sorta di tracciamento per il coronavirus. Nel caso ci siano dei contagi ci rintraccerebbero. quindi confine Danimarca, primo controllo. Primo Controllo serio. assestamento. Speriamo non ci contatti nessuno, significherebbe che non ci sono contatti. L'importante è che ci fanno mangiare bene. Esatto. Quando traduci con Google Traduttore e pensi di aver fatto la cosa giusta, perché il prezzo è basso, quindi pensi qualcosa di leggero, qualcosa di frugale, perché in questa maniera non ti appesantisci in moto, invece è enorme. Ho dovuto prendere pesce, ma Che cos'è, un polipo? è tanto rosa. Ci vediamo più tardi se ancora sopravviviamo. Ripartiamo dopo una pausa. Eravamo di fronte al porto, tra tanta carne mangiata questi giorni abbiamo optato per il pesce. Il pesce è stato un pesce marinato abbastanza pesantino, insomma Economico, dai. economico. Abbiamo speso 13,80 a testa, però era un piatto enorme, forse avremmo potuto anche spendere di meno. Questo è il localino dove abbiamo mangiato. È stata una città molto fiorente grazie anche ai commerci che ha intrattenuto con i Caraibi. Intorno
al 1700 circa, sì, perché si effettuava l'importazione del rum. Colori sgargianti, però palazzi storici, carina e vivace. E dopo di Flensburg si saluterà la Germania e ridendo e scherzando tra noi Denmark. C'è una sorta di dogana, sarà il caso di spegnere. Potevo anche non spegnere. Siamo in Danimarca. Pensavamo che in quella sorta di frontiera riapplicata ci chiedessero qualcosa, non ci hanno chiesto niente, anzi hanno alzato la mano, fatto un sorriso e andate. Bye bye Germany. La Danimarca ci sta accogliendo con un cielo soleggiato e 20 gradi. Comunque è un mercoledì pomeriggio, sono le 5:48, di solito a quest'ora sono al lavoro, a Francesco sono rimasti 12 minuti e il confronto tra la giornata quotidiana e il fatto di essere qua in questo momento è schiacciante, nel senso quante cose si possono fare, quante cose. Questo nome scritto nel cartello blu impronunciabile, Bramdrupdam. Quello che abbiamo superato, lo scuolabus, che aveva una sorta di messaggio dietro nella lavagnetta con scritto la speranza è quella di rimanere giovani il più lungo possibile, era un camper, cioè adibito a camper. Come si fa a farlo in Italia? Non si può, neanche per uno dei maestri customizzatori che ho qui davanti. Si scherza naturalmente. Prima stazione di servizio danese, così indaghiamo su quanto costa la benzina. Se si pagano i bagni come in Germania, cioè in Germania funziona così, vai in bagno, paghi 70 centesimi, ti danno un talloncino di 50 centesimi con cui puoi consumare al bar, però in qualsiasi bar, in qualsiasi autogrill, puoi magari portartelo dietro e consumi nell'autogrill dopo. Però c'è da dire che i bagni sono puliti. Adesso vediamo se in Danimarca funziona sempre così. Devo scendere, Francesco deve fare rifornimento. Thank you. Hanno gusto, ha detto Fra. Ai gessisti capita? Oddio, oddio. Basta. Certo che capita, certo che gli capita, altro che. Primo rifornimento qua in Danimarca, a differenza della Germania, non devi mettere benzina, poi andare a pagare, ma devi mettere prima la carta di credito e poi fai benzina. Questo è il prezzo della benzina al litro. Io metto sempre non la migliore, ma quella intermedia, diciamo. Ripartiamo dall'autogrill, esperienza ormai solita, solo in corone danesi. Ora 239 km tutti insieme senza più fermarsi, perché Francesco vuole raggiungere una spiaggia dove si può scendere in moto quasi fino all'acqua, anzi fino all'acqua del mare. Al triangolo rosso abbiamo fatto una breve deviazione, quella in alto era Hirschal, comunque abbiamo fatto una deviazione che ci impiegheremo un po' di più, però vorremmo passare in una spiaggia, vedere il tramonto nella spiaggia da romanticoni, zazza. Anche perché stasera arriveremo in campeggio, non abbiamo orario, abbiamo il check-in automatico, ci cucineremo qualcosa che abbiamo dietro, ci siamo portati, quindi non abbiamo limiti di tempo. Diretti stavolta verso il Mar del Nord. Francesco sta dicendo l'aria è proprio del Mar del Nord, ferisce quasi, graffia. Sono le 8:40, il sole è a questa altezza. Noi siamo qui al Triangolo Rosso
meccanico ancora al lavoro, giusto? È giorno, si lavora. Locken, ecco, il mare è vicino, dovrebbe essere vicino. Sì, ai bordi della strada la sabbia, quindi siamo vicini alla spiaggia. Il vento sta trascinando la sabbia, un po' anche come Tarifa, ti graffia in faccia. Sabbia sugli occhi. Wanna wait in line. I've been here 1,000 times. So I've È bellissimo. been a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already up, but nowhere to call my own. È figo! A vedere ora sulla sabbia sul mare! But are you where you wanna be? I left you without a single way to break. Signore e signori, il Mar del Nord. E allora super carica! Adesso è stato da fondo! Guarda i gabbianoni, ciccioni. Ne è valso la pena, mi sta dicendo Francesco, sì, decisamente. Ho quasi le lacrime agli occhi, sarà una stanchezza, ma è bellissimo veramente. L'avevo visto su Google sul satellite, la strada finiva proprio dentro al mare, dal satellite si vedevano delle auto proprio sulla spiaggia. Ho detto qua bisogna andare e ci siamo arrivati. Guardate quante onde, il mare impetuoso. Il colore del mare È bellissimo. Bisogna fare la foto alla moto e alla moglie. Foto alla moto, sta urlando, e foto magari anche alla moglie. Sabbia ragazzi, è sabbia. Guardate il bambino scalzo, penso che l'acqua sarà a una temperatura di 0 gradi, ma il bambino è impavido. Momento foto, pictures moment. Ragazzi, posto fuori di testa, c'è un freddo cane, dovevamo andare al faro qua di fronte ma ci siamo persi con delle fotografie, speriamo che almeno qualcuna sia venuta decente, ma ci siamo goduti il posto. Davvero, io ho lasciato sempre il caso che mi ha fatto da cuffia purtroppo, però C'è vabbè. un vento allucinante, È non so freddissimo. cosa si sentirà, comunque la situazione intorno è questa. Sono le 10 di sera, 9:50 di sera. E abbiamo ancora 50 km per arrivare al campeggio. Nerona sulla sabbia, ragazzi! Andiamo, è tardissimo. Dobbiamo ancora cenare. Stasera era la sera che facevamo più presto di tutte. Niente, anche questa serata. Non so quello che deve fare, non mi ha detto nulla. Per cui non so quello che sta pensando di fare. E vabbè, gli piace, è il suo sogno. Aveva anche tentato di farlo in Normandia, ve lo ricordate? Sì, come è andata a finire. È impossibile! Le 10 di sera, siamo in spiaggia come due ragazzini, due ragazzini. Talmente pesante che è impossibile, andiamo, dai! Scarichiamo qualcosa, compresa la moglie? Bisognerebbe fare questo per divertirsi. Prova bene così. Dai, Vabbè, andiamo. Io non mi vedo, penso, però vedete il mare è uguale. Tra l'altro dobbiamo fare 47 km e siamo anche andati in riserva. Perché la sfortuna si vede sempre molto bene. C'è ancora qualche pazzo scatenato, però noi siamo gli unici in moto. Ciao, spiaggia più bella del mondo. Ciao, ciao. Sì, sì, è certo. Si va. Destinazione campeggio 47 km. Alla fine lungo la strada abbiamo trovato anche un distributore di benzina e con l'occasione dopo 4 giorni ho chiamato mio padre e forse perché portavo il casco, forse perché per l'euforia della spiaggia parlavo con il viva-voce e Sara diceva parla più piano perché c'è un signore dietro Che rideva e è venuto a vedere la targa. Ma chi sono questi? Buzzurri. Ah, italiani. Si spiega tutto. La stanchezza è ai limiti, quindi facciamo gli ultimi 40 km, andiamo a cucinare
mezzo chilo di pasta. Andiamo. Andiamo. Via. Siamo quasi arrivati al campeggio Tannishus, sono le 10:55 di sera. Francesco dice che dovrebbe essere vicino al mare, che bella casina, è un localino, c'è anche un signore in bicicletta, è una delle uniche anime che abbiamo incontrato, forse Tannisby, forse qua giù. Se continuiamo, dice Francesco, dovremmo finire di nuovo al mare. Sì, Tannishus. Via, entriamo. Dovremmo fare una registrazione. Ecco, c'è la scatola nera, forse questa qua? No. Ecco, eccola. Dovremmo fare un check-in automatico. Allora. Eccoci, Francesco Cuccioletto. Noi pensavamo di essere gli ultimi, ci sono ancora 4 camere. No, ma soprattutto la sicurezza, che nessuno tolga le altre prenotazioni. Da noi non funzionerebbe mai così. Questo pensiero malsano, perché? Un po' i guanti perché? Perché è freddo. Allora. Sono cartina, ci dovrebbero essere le chiavi. Allora, ci auguriamo che sia scritto anche in inglese, non solo in danese. B. 10. Questa è la nostra casina, divano trasformato in letto. Ora prendiamo i nostri sacchi a pelo, le nostre riserve di cibo, Esattamente. ci facciamo qualcosa e andiamo a nanna, che siamo cotti. Ma anche perché qua dentro è caldo e fuori è freddo. Fuori è freddo, sì. È proprio inverno. Risetto quasi pronto, sacco a pelo che si trasforma in letto matrimoniale, poi ve lo faremo vedere molto bene. Sì, ve lo faremo vedere perché ci metteremo dentro al sacco al pelo. Letto pronto che si potrebbe anche richiudere sul perimetro, quindi 2 sacche messi insieme diventano un letto matrimoniale. Cena da chef Cracco, cena spolverizzata letteralmente. Qua dentro ci sono 25 gradi, non ho trovato il termostato, fuori ce ne sono 11, vado a fuoco letteralmente. Però si sta benissimo qua dentro. Siamo impresentabili. Riso cucinato alla moglie in maniera impeccabile. Sì, ho passato tutta la serata a cucinare, quindi è buono per forza. Comunque la moto è parcheggiata a 1 metro dalla porta, non so se si poteva mettere qua dietro perché... O qua dentro. O qua dentro c'è un selciato per arrivare, poi domani mattina ve lo faccio vedere. Comunque è un campeggio, costa relativamente poco, non ricordo neanche quanto. Domani mattina vi aggiorneremo. Siamo fusi ragazzi, siamo fusi. È 00:30. Domani, se tutto va bene, si entra in Norvegia. E domani, come promesso, bisogna un attimo rallentare, faremo 2 notti vicino a Stavanger. A ricostruire questo viso. Non bisogna ricostruirlo, va benissimo così.